Non so se l'ho beccato, ma l'ho visto. C'è qualcuno qui? L'abitante di questa stanza? Oh, c'è uno specchio con la candela, fa perfetto. Lì sul tavolino. Guarda questo tronco con la candela infilata dentro. C'è l'abitante di questa casa? Di questa piccola grotta? Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, abbiamo fatto un'indagine stranissima, particolarissima e siamo partiti, come avete visto, e anzi questo video più che altro serve per scusarci con voi per l'audio pessimo, che forse da quando abbiamo aperto il canale è il Sì. peggior video che abbiamo fatto, non tanto a livello video, perché avete visto non è neanche così malvagio, ma è proprio il problema dell'audio. E abbiamo attaccato dei microfonini portatili, probabilmente non ci siamo resi conto che erano scarichi o robe simili e La resa è comunque stata scarsissima. è stata scarsissima, quindi più che altro questo video serve per riassumere, se mai non aveste capito bene cosa ci si diceva all'interno di queste casette. No, vabbè, si capiva, però si capiva, era però, tutto vattato, sì. era... Allora, noi abbiamo scoperto per caso e siamo andati in loco puramente per turismo, Sì, sì. di queste case grotta che sono in questo paesino molto dimenticato del Piemonte, Monbarone. E però ecco cosa è successo, che noi abbiamo parcheggiato in un posto perché ci era stato indicato e nel incamminarci per arrivare in questo posto c'era poi un bivio. Ecco, in questo bivio non capivamo quale sentiero dovevamo prendere. Sì, perché c'era il cartello, ma il cartello indicava il centro del bivio e non capivi se dovevi andare a destra o a volavi, sinistra. se c'era Davide col drone magari Sì. facevamo un controllo, ma non c'era Davide, quindi dovevamo affidarci insomma alla fortuna. Fortuna vuole che è passato un pandino con un vecchietto che ci ha detto no andate di là, ok. Ma poi ci ha fermato e mi ha detto ma cosa andate a fare lì? Sì, no, quando gli abbiamo chiesto dove cerchiamo questo posto, e tra l'altro c'era il cartello, sì. E lui cadeva dal pero. Sì. Cioè, però poi la moglie o lui stesso si è insomma ricordato di questa cosa qua, dicendoci che in quelle case, perché poi ci è arrivato alla fine, non so se lui o la moglie, adesso questo non lo ricordo, che in quelle casupole che avete appunto visto nel video erano successi fatti strani, ma non scabrosi o cose brutte. Sta di fatto che siccome sono posti turistici, molti turisti sono andati su a visitare queste casupole all'interno di questo tufo, ecco, tufo roccia. Esatto, tufo roccia, e hanno avvertito delle strane sensazioni, barra presenze, barra rumori, eccetera. Allora noi abbiamo detto cavolo che culo, come si suol dire, no? Veniamo qua per fare una visita e ci tocca fare l'indagine. No, dico, ci tocca, portiamo a casa anche qualcosa di interessante per voi, insomma. Ed effettivamente non sono mancate le cose interessanti. Adesso ripeto, purtroppo il video non è stato esaustivo fino in fondo. Sta di fatto che abbiamo sentito diversi rumori, la catena, infatti. Quel rumore di catena che io vi ho messo il replay, ma non si sente una fava, ma ve l'ho messo lo stesso. E poi quella catena però abbiamo visto anche che si è mossa, quindi e se tanto mi dà tanto, insomma non siamo stati noi, perché eravamo già dentro da diversi minuti. La porta era già aperta, sì, ma poi eravamo dentro sì, da tanti minuti, insomma. E poi ecco, la cosa che ci è venuta un pochino in mente è abbiamo fatto un'associazione di idee, ossia si è sentito qualcosa, è stato avvertito qualcosa, entriamo in una stanza e vediamo una candela vicino a uno specchio. Ora non vuol dire magari assolutamente niente. Anche perché magari è la ricostruzione degli ambienti che nel tempo e delle persone insomma che nel tempo hanno vissuto lì. Si capisce che questo luogo è un luogo appunto dove si vuole mantenere la testimonianza di questo trascorrere del tempo in queste strutture particolari dal Medioevo fino ai primi anni del Novecento. Però cavoli, quello specchio, tra l'altro la riflessione l'abbiamo fatta a posteriori, in quella stanza c'erano parecchi specchi, ripeto, magari erano stati portati per far vedere com'erano le ambientazioni, com'era l'arredo, ma chissà poi chi li usa per cosa. È quello il fatto, la candela, le candele su quello scrittoio, lo specchio, in più il tronco con il tronco, sì, tutto un po'.
abbiamo fatto 1 più 1 più 1, magari non siamo bravi in matematica e quindi siamo arrivati ad un totale sbagliato, però abbiamo fatto anche questa riflessione. Sì, io tra l'altro quando ho visto quel tronco di legno con sulla candela mi è subito venuto in mente un corno. No, la Casa Gialla di Pisa. Io ci andai anni fa, l'ara ancora non c'era, e io vidi questo tronco di legno con su della cera. Ecco, quindi io ho fatto questa associazione di idee immediatamente, proprio così. Ho detto, cavolo, tronco di legno, candela, poi c'era la candela con lo specchio davanti. Sì. Insomma, ho fatto un'associazione di idee. In più, consci anche del fatto di quello che ci ha detto il vecchietto sotto, insomma, ci è venuto in mente che potrebbe, come abbiamo detto nel titolo, qui ci ha fatto qualcosa di brutto. Anche perché quel posto è un posto in parte isolato, cioè in parte è isolato. Ed è accessibile in qualsiasi momento, non paghi biglietto, no. Ti devi solo incamminare per il sentiero, arrivare a questo posto, le casette, le grotte sono aperte, quindi chiunque potrebbe andarci, fare quel cavolo che ne ha voglia e venirne via. Vero è che, l'abbiamo anche detto nel video, la gente sembra essere per fortuna abbastanza rispettosa, perché non portano via nulla. Oddio, c'è poco da portare via perché sono tutti attrezzi e strumenti contadini di secoli passati. Sì. Però sì, poi non c'erano neanche segni di vandalismo, no, era tutto in ordine, per fortuna, bravissimi piemontesi a tenere i vostri assolutamente luoghi. Sì, esatto. Questo è un posto veramente interessante, anche perché ci vanno le scolaresche durante il periodo della scuola, insomma. Però insomma, è accessibile di giorno e di notte in qualsiasi momento. Quindi insomma, il fatto che si siano sentite, il fatto che si siano sentite cose, non certo da noi, sì, da noi dopo, ma prima, quello appunto che ci raccontava la persona anziana giù da basso, potrebbe essere anche stato causato da queste persone che noi chiamiamo spesso e volentieri satanisti acidi, che non sanno neanche quello che fanno, ma a volte, se non per dire spesso, possono far più danni di quelli che sanno invece. Ecco. Poi c'è stato quel riferimento che abbiamo fatto noi al periodo della guerra, anche se quelle, generatore di parole, perché ha tirato in ballo America, Francia. Esatto. È vero che queste casette sono state abitate fino ai primi anni del Novecento, però sono lì. Sì. Se sono lì adesso, sono lì da allora. Ecco. Quindi vai a sapere se durante il periodo della guerra magari partigiani, soldati che sono passati nella zona non abbiano trovato rifugio in queste case, e vai a sapere, insomma. Tra l'altro ci stiamo dimenticando una cosa: quando siamo scesi giù per andare a casa abbiamo visto su un prato un cannone. Ah sì, è vero, che è vero. Non abbiamo neanche fatto tempo a fotografare. Sì, perché eravamo in macchina, era in una casa adiacente a una casa privata, insomma, e ho detto, caspita, guarda che c'è un cannone lì. Un cannone proprio di quelli che si usavano in guerra. Enormi. E abbiamo fatto il collegamento subito con gli americani, cioè nel senso, comunque il periodo della guerra. Tutto può essere, tutto può essere, di sicuro. È stata un'indagine particolarissima, ve l'abbiamo detto nel video e ve lo ribadiamo qui in analisi. Potrebbe essere che si torni magari con Davide Franci, notturna, anche perché loro sono piemontesi, quindi non faticano ad arrivare lì, e fare una cosa di sera. Primo perché è meno faticoso fare senza caldo quella salita immane, perché dovete capire che abbiamo fatto dei tornanti a piedi, e secondo perché effettivamente avete sentito, nonostante i microfoni orrendi, il cicalio delle cicale, appunto, che non ci facevano neanche parlare, ecco. E nonostante questo, vero è che all'interno c'era un'insonorizzazione pazzesca. Caspita, io ho anche fatto la battuta, potrei fare uno studio di registrazione. A parte il freschino che c'era, non eccessivo, ma si stava bene dentro, quindi avevamo il refrigerio dalla giornata, ma bastava fare 2 passi all'interno e le cicale non le sentivi quasi più. E niente. Pensa che ci stanno guardando a novembre, non parliamo di freschino, sbrozzati, magari sta nevicando in questo momento. Infatti, anzi, scusatemi se in queste serie di analisi sono vestita, perché siamo vestiti uguali, ma abbiamo fatto una full immersion
e abbiamo, dopo aver analizzato tutte le cose, passa il tempo e quindi ci siamo detti oggi facciamo l'analisi dei vari... voi ci vedete in maniche corte e voi siete lì col piumone, la canottierina, ma magari nevica in questo momento. Oddio, sì e no, nel senso, però dai, ci scuserete, ma non siamo calorosi, ma è proprio perché è agosto, oggi, 4 agosto, è agosto, quindi niente. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like o un dislike se non vi fosse piaciuto, e alla prossima avventura. Ciao.